Bella a tutti ragazzuoli, bentornati sul canale. Oggi voglio fare un confronto tra la Porsche Cup di Assetto Corsa Competizione e quella di R-Factor 2. In particolare voglio analizzare sia la grafica che il sound, ma soprattutto il piacere di guida. E mi piacerebbe anche decretare quale, secondo la mia personalissima opinione, è quella che si avvicina più allo spirito di una Porsche. Quindi, iniziamo! Allora, per il confronto iniziamo da Assetto Corsa Competizione con giocatore singolo, Porsche Cup, e direi che andiamo su Laguna Seca per questo confronto. Andiamo giusto a dargli un'occhiata intorno. Assetto Corsa Competizione ha questa features che con F7 te ne puoi andare in giro, e questa è una cosa molto molto importante da fare per andare ad analizzare i dettagli. Ma devo dire molto bella, anche il dettaglio del disco all'interno Brembo, o il lochettino addirittura della Porsche qui. Va bene, non perdiamo altro tempo e mettiamola in moto, dai. Allora, mettiamo i guanti e vediamo come si comporta questa Porsche Cup 992 GT3. Guanti rigorosamente touch. Via. Ovviamente sul volante ho messo le impostazioni consigliate da Fanatec. Sembra un po' troppo sottosterzante l'ingresso, però è facile che si perde il culo in uscita, quindi ci sarebbe da ritoccare un attimo il setup per poterla apprezzare al meglio. Non sento praticamente nulla però per quanto riguarda force feedback in frenata, e ho anche una sensazione strana di scivolamento laterale a centro curva. Guarda come parte, guarda come parte. Vai, un altro giro. Adesso la gomma è un pochino calda, dovrei riportarla a 27,5. Magari ora facciamo anche un piccolo intervento al setup. Ok, parte di culo, ma diciamo che è abbastanza prevedibile. Attenzione qua al panettone. L'unica cosa è che non riesco a sentire la frenata. Non ho la percezione di come stanno lavorando le gomme anteriori. Facciamo ancora qualche giro e poi andiamo ad analizzare anche il sound. Dai, partiti, via. Ora mi spinno subito a curva 1. Ok. Mi manca l'anteriore in frenata. Posteriore lo sento come parte. Manca anche un altro comportamento tipico della Porsche, che è quello di una sorta di effetto martello in frenata, sentire il posteriore che vola via dato il motore a sbalzo che è nella parte proprio finale della macchina, nella parte più pochino l'ha fatto quell'effetto lì di scivolamento, però tendenzialmente scivola tutta l'auto, non solo il posteriore. Vedi, qui lo fa un pelino, vedi? Ok.
però sento poco sotto le mani. Sto bruciando la gomma. Occhio al panettone al solito. Calmati, calmati. Calmati. Vada, vada. Non so neanch'io come ho fatto a recuperarlo. Però è divertentissima da lanciare e poi controllare in derapato. Senti che bello qui il sound che si riflette sul muretto e rientra. Va, molto bella, molto bella. Andiamo a sentire un attimo il sound dal replay. Oh mamma mia, che bellezza queste scalate così potenti. Sound potentissimo. Ovviamente la parte più bella è la scalata. Senti che roba, senti. Ok, abbiamo visto grafica, sound e guidabilità e mi sono fatto un'idea. Adesso passiamo a Air Factor 2 e vediamo quali sono le principali differenze. A few minutes later. Ragazzi, eccoci in auto su Air Factor 2 con la Porsche Cup 992 GT3. C'è Mario qui che ci indirizza la direzione da prendere. Non fate come Nicolas che gira sempre dall'altro lato e il gioco lo squalifica. E ci mettiamo qui per vedere un attimo la grafica della macchina. Ok ragazzi, guardate, devo dire che mi aspettavo più differenza di grafica tra i due simulatori. Io sto utilizzando un reshade per quanto riguarda solo la nitidezza generale, nient'altro. Vi faccio vedere anche disattivandolo quello che succede. Quindi premo qui sul Luma Sharpen, tolgo, è leggermente più sfocato. Ho fatto anche una guida su come inserire il reshade su Air Factor 2, è proprio una cavolata. E siccome non pesa nulla, allora io lo tengo sempre sul Luma Sharpen che ti dà quella nitidezza in più che ti fa risaltare tutti i dettagli del simulatore. Anche qui si può andare a girare intorno con la visuale. Non è come avere la visuale F7, la visuale libera di Assetto Corsa Competizione, però anche qui ci si può andare in giro ed apprezzare i dettagli dell'auto. Detto ciò ragazzi, vi posso dire che graficamente anche questa qui è tanta roba. Guardate pure l'interno. Adesso scendiamo in pista e vediamo che differenze ci sono e come si comporta la Porsche Cup su Air Factor 2. La cosa figa è che ogni volta che esci dal box non sei sulla tua casellina diciamo personale dove ti fanno il cambio gomma, ma hai proprio un box e ci sono infatti due corsie, vedi, questa che è quella più interna di tutti dove ognuno ha il proprio box e poi a destra c'è effettivamente quella dove andrei a fare il cambio gomma o la benzina. Sta roba è fighissima. E siamo partiti, come vedete c'è una grandissima differenza anche nell'HUD basso a destra che misura la temperatura della gomma e il consumo, mentre su ACC ti dà la pressione e la temperatura diciamo la devi
andare un attimo a capire in base al colore degli pneumatici. Oh, mamma mia ragazzi, come si sente il trasferimento di carico qui. Si sente proprio il peso della macchina. Occhio al Pandoro, panettone. Oh. Anche i cordoli sono molto più pronunciati. Un'altra differenza che ho notato sono anche i controlli elettronici, ovvero con la centralina non ti permette di mettere le marce che vuoi per protezione del motore. Infatti tu quando stai accelerando e provi a scalare non ti fa scalare. Stessa cosa quando stai frenando e provi a aumentare la marcia non te la fa aumentare. Quindi le marce vanno inserite correttamente. E tutta questa serie di controlli sulla centralina sono molto particolari, che su Assetto Corsa in pratica non ci sono. Vedete come si accendono le lucine viola sul tuo scotto in frenata? Quelle stanno a indicare quando sei andato al bloccaggio delle ruote anteriori. Guardate qui, vedete? In questo caso stavo bloccando l'anteriore sinistra. Quando fai riscaldare tanto la gomma devi stare molto più attento, perché la gomma man mano che si consuma si raffredda più lentamente, e quindi se fai riscaldare troppo le gomme alla curva successiva ti ritroverai nella merda. Quindi bisogna guidarla consapevole che la gomma deve stare sempre a bassa temperatura, quindi mai strappare le gomme. Proviamo i cordoli. I cordoli si sentono benissimo. È proprio una furia. Un'altra cosa fighissima dell'HUD di Air Factor, vabbè, poi di HUD ne parleremo un'altra volta, però che vedete lì in alto a sinistra. In alto a sinistra c'è l'impronta della gomma a terra in tempo reale. Guarda, per ora sono dei triangolini perché chiaramente c'è campanatura, ma quando fai la curva, vedi? La gomma si schiaccia e quindi compare un quadrato. Fantastico. Ok, adesso andiamo ad analizzare il sound di Air Factor 2. Ok, non ha tutta quella potenza come Assetto Corsa competizione scalata. Vediamo dentro. E sentiamo da dietro. Ok, qui si percepisce molto meglio. Anche la scalata si percepisce meglio rispetto alla telecamera da fuori, però non ha effettivamente quella potenza che senti su Assetto Corsa competizione per quanto riguarda la scalata, quella bam, bam. Però è anche questo un gran sound, molto bello. A few minutes later. E allora ragazzi, andiamo a tirare le conclusioni di questo confronto tra le Porsche Cup di Assetto Corsa competizione ed Air Factor 2. Ovviamente la grafica devo dare vincente Assetto Corsa competizione, anche perché stiamo parlando di due simulatori di due epoche diverse. Air Factor 2 risale addirittura al 2013, mentre Assetto Corsa competizione ha pochi anni. Però la differenza si assottiglia molto quando andate ad utilizzare un reshade per Air Factor 2. Basta quel piccolo tocco di nitidezza che vi fa cambiare l'esperienza. Sound, check. Per quanto riguarda il sound, effettivamente Assetto Corsa competizione ha quella marcia in più, specialmente quando poi andate a riguardarvi i replay delle gare. La cosa che mi ha colpito di più, come avete visto anche dal video, è stata la scalata, ed è proprio quel sound in scalata che me lo fa apprezzare tantissimo. Mentre Air Factor 2 leggermente inferiore come sound, però diciamo che anni luce avanti rispetto a come era partito. Infatti se andate a prendere contenuti vecchi contro contenuti appena aggiornati come quello della Porsche Cup, vi renderete conto della grandissima differenza di sound
E infine il piacere di guida. Premessa: sto cercando di essere più obiettivo possibile e solamente giudicare quello che mi ha trasferito il volante. Quindi non ho pregiudizi. Che sia chiaro, per quanto riguarda il piacere di guida devo dare vincitore Air Factor 2. Le maggiori differenze sono in frenata, dove su Air Factor 2 senti tantissimo la presenza dell'anteriore della macchina, mentre su assetto corsa competizione hai quella sensazione di vuoto e quindi tendi a muovere le mani cercando un feedback delle ruote anteriori. E poi credo che su Air Factor 2 sono riusciti anche a riprodurre meglio l'effetto del motore a sbalzo, ovvero quello scivolamento che hai in curva quando lasci il piede dall'acceleratore e il trasferimento di carico si sposta sull'anteriore. E poi ci sarebbe di parlare ancora di cordoli, del comportamento del veicolo al centro curva, della perdita di trazione sovrasterzo, sottosterzo, ma credo che questi siano parametri proprio intrinseci dei simulatori e quindi vedremo queste differenze più avanti in altri video. Bene ragazzi, se il video al solito vi è piaciuto non dimenticatevi di lasciarmi un like per farmelo sapere, se non vi è piaciuto pure, e noi come sempre ci vediamo in pista.